Ciao ragazzi, sono Ye. Attraverso questi video vorrei aiutarvi a imparare la lingua cinese in modo più semplice e magari anche un po' più divertente rispetto ai libri. La durata del video non sarà molto lunga perché video lunghi vi faranno stancare troppo, perciò cercherò di trattenermi sui 3 minuti circa. Ok, adesso non perdiamo tempo. In questo primo video non vi spiegherò più di tanto, ma vi farò una piccola introduzione da farvi avere un'idea del cinese mandarino, come è strutturato, alcuni trucchi per lo studio e molte altre cose. Innanzitutto dobbiamo sapere alcune cose. Lo studio della lingua cinese sicuramente richiederà più impegno rispetto alle altre lingue con alfabeto simile all'italiano. I punti difficili saranno principalmente la memorizzazione dei diversi ideogrammi e le 4 tonalità della pronuncia, cioè imparare a usare il sistema Pinyin. Poi vi spiegherò cosa sarà questo sistema. Forse vi ho un po' spaventato con tutti questi problemi, ma in realtà il cinese ha anche delle parti facili, tipo la grammatica, che è quasi assente, perciò non avrete più problemi sullo studio dei verbi, concordanze tra le parole e tante altre cose. Generalmente quando si inizia a studiare la lingua cinese si parte da Pinyin. È un sistema che si utilizza ai primi tempi dello studio per facilitare la pronuncia degli ideogrammi nuovi o sconosciuti. Forse dicendolo così è un po' troppo astratto. Facciamo qualche esempio per rendere le idee più chiare. Ni hao. Questi due ideogrammi penso che a molti di voi non dice niente. Vi sembrerà dei disegnini come tutti gli altri ideogrammi. Nei prossimi video cercheremo di imparare le loro pronunce. Nel sistema Pinyin questi due ideogrammi vengono iscritti così. Vediamo che sulla I e sulla A ci sono due piccoli accenti. Queste due piccole figure rappresentano una delle 4 tonalità cinesi. Prossima volta cercheremo di comprendere le differenze di pronuncia tra le 4 tonalità. Inoltre dobbiamo sapere che la scrittura cinese e il parlato hanno dei collegamenti, ma nello stesso momento sono due sistemi separati. Facciamo un esempio. In Italia, con il passare del tempo, la lingua parlata per diversi motivi potrebbe subire delle mutazioni. Infatti, se prendiamo un libro del 600 potremmo avere molta difficoltà a capirlo. Invece in cinese non esiste questo problema perché lo scritto e il parlato sono due cose separate. Questo vuol dire che se prendessimo un libro cinese antico riusciremmo a capire il significato del libro senza grossi problemi. Sembra un grande vantaggio, in realtà non è così, perché durante il vostro percorso di studio della lingua cinese incontrerete dei grossi problemi proprio a causa di questi due sistemi separati. Allora ci vediamo al prossimo video. Se vi piace questo video non dimenticatevi di mettere un mi piace e condividerlo. Ciao a tutti!